Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Siamo sempre al capitolo 3. Vediamo altre posture. Cosa vuol dire? A seconda del tipo di lavoro e del risultato che si vuole ottenere dalla propria voce, le posture possono cambiare. Non esiste un'unica postura univoca che va bene per tutto. Si può anche spesso cambiare la propria postura, poi specialmente nel canto moderno dove non siamo costretti a tenere il palco, non abbiamo la gamba tesa e quindi siamo liberi di muoverci. In base ai movimenti e al modo in cui noi stiamo, la nostra voce risponde perché si vanno ad attivare diverse muscolature e in base alle muscolature che noi attiviamo, queste sono al servizio della voce, per cui vedrete che hanno un effetto diverso. Sono cose che noi abbiamo visto, le abbiamo già viste, voi le avete sicuramente già viste in un sacco di video. Avrete notato che il cantante solista è molto più, si dice, padrone del palco, quindi il cantante solista lo vedete così, lo vedete con le gambe leggermente divaricate, a tratti ginocchia scollegate, a tratti, abbiamo visto prima, mantenendo la X, il cantante solista può andare in avanti, il cantante solista può andare indietro, lascia libero il bacino ed è proprio il perno del bacino che ci permette di scambiare la posizione d'appoggio alla posizione disancorata, cioè non in appoggio. In base alla prestazione che volete ottenere, perché? Perché avrete visto senz'altro i cantanti a Sanremo coristi, quindi c'è il solista a Sanremo, padrone del palco, peso ben distribuito su tutta la pianta del piede, ginocchia sganciate, questa autorevolezza deriva appunto dalla posizione delle gambe, dalla posizione libera del bacino, dall'inserimento dell'arresto costale, delle spalle e della postura Alexander, che fa sì che voi vediate un cantante solista solitamente in questa posizione. Questa posizione è ancorata. Ancorata cosa vuol dire? Immaginate il classico esempio del filo trasparente da pesca con un pesetto al fondo. Il cantante solista fotografato, bloccato in questa sua postura, se avesse un filo da pesca che parte dall'ombelico e si potesse vedere il pesetto dove va a capitare, questo pesetto andrebbe a capitare esattamente al centro dei due piedi, cioè il suo baricentro è perfettamente verticale al suolo come un parafulmine. Questa condizione varia a seconda della prestazione. Sicuramente se abbiamo bisogno di fare poi volume, vedremo più avanti quando arriviamo in registro acuto, è importante avere il nostro baricentro e questa postura inserita, ma per un corista che invece deve avere una voce molto più leggera, quindi spoggiata, non in appoggio, non ancorata, che cosa succede? Che cosa cambia? Cambia questo, lo si vede meglio di profilo, quindi mi giro. Il cantante solista ha il nostro pesetto che capita e cade esattamente al centro dei piedi, però quando voi avete visto i coristi a Sanremo li avete visti così, ecco, quindi questo è diverso e sentite anche contemporaneamente, ascoltate la mia voce, guardate cosa succede. Se io ho il mio baricentro, quindi tutte le posture fino adesso viste inserite e il pesetto capita al centro dei piedi, voi sentite una voce piuttosto corposa che è ricca in tutte le sue frequenze, acute, medie e basse. Se io mentre sto parlando mi sposto in questa posizione, come sentite la mia voce si fa più leggera, cioè viene a mancare la spinta diaframmatica. Perché? Perché io, pur mantenendo la X, io mi sto spostando leggermente più avanti, il bacino si sposta maggiormente indietro, il peso non è più distribuito uniformemente su tutta la pianta del piede, ma se io retroverto maggiormente il bacino e sto così, il nostro filo trasparente e il nostro pesetto cadranno di fronte, vicino alle punte dei nostri piedi, e anche il vostro peso non è più unicamente distribuito sulla pianta, ma il vostro peso sarà un pochino più sulle punte. Questa è la classica posizione del corista, cioè colui che non ha bisogno e non fa leva e non usa l'appiattimento della parete diaframmatica su cui fare punta come su un trampolino, ma alleggerisce dal lavoro diaframmatico la propria voce, cioè vuole una voce leggermente più leggera. A questo punto, accentuando questo, andando col peso sulle punte, ruotando il bacino maggiormente indietro, pur mantenendo Alexander e asse delle X, noi avremo una voce leggermente più sollevata, quindi avremo una voce depauperata leggermente ovviamente delle frequenze basse, con un pochino più di frequenze medie e frequenze acute, e la classica voce da corista, cioè la voce flat, quella non piena, non troppo appoggiata, non troppo ricca di frequenze, ma leggera, che è perfetta per fare arrangiamenti vocali e che infatti anche voi da cantanti solisti dovrete imparare, perché oggi quando si canta un disco, e oggi è molto più semplice cantare un disco perché con un computer lo potete fare anche a casa vostra, se deciderete di registrarvi sappiate che la voce che usate quando siete solisti non è la stessa voce che usate quando vi fate arrangiamenti vocali, quindi quando vi farete cori, armonizzazioni di terza o di quinta o la dritta sotto per farvi gli arrangiamenti vocali e i cori sui vostri pezzi, sappiate che è preferibile saper switchare tra queste due posture in modo che la vostra voce diventi la voce del corista all'occorrenza.